Si usa mai il colore direttamente sul foglio di carta. Questo perché se no faremo una tecnica asciutto su asciutto che non è proprio, che non si confà all'acquerello. L'acquerello, la tecnica migliore per rendere gli effetti che più lo caratterizzano è proprio quella bagnato su bagnato. Quindi bagnato, e si può bagnare anche la carta precedentemente. In questo caso io farò l'effetto bagnato su asciutto. Vi faccio vedere come ottenere delle trasparenze. In questo caso ho preso un carminio, ho bagnato molto il pennello e andrò per esempio a rappresentare un petalo. La carta, ci vuole una carta molto buona perché deve essere in grado di assorbire. Vedete, l'acquerello, se la carta è buona, rimane il segno fino a dove io metto l'acqua. Io posso continuare ad aggiungere acqua e non mi si sposterà da dove sono arrivata. Spingete bene il colore fin dove volete che arrivi. Io non ho fatto un disegno preparatorio, ma nell'acquerello spesso non serve, o se lo fate, mi raccomando, fatelo delicatissimo, leggerissimo, perché non si dovrebbe vedere. A questo punto ripuliamo, come precedentemente detto, e si va sempre più a rimuovere questa parte. Lavorate asciutti vi verranno sempre le macchie. Se lavorate invece finché ancora è umido non vi verranno le macchie, ma si creerà un effetto molto omogeneo. È un lavoro lungo, ma vedrete poi di soddisfazione. E dovete spingere il colore sempre verso l'estremità. Piano piano procediamo con la stessa tecnica. L'importante è che quello sotto sia asciutto. Potete prendere e fare lo stesso con le foglie. A questo punto, una volta asciutto, potremo andare a fare l'ultimo passaggio con l'ultimo petalo posizionato magari qui.
questo è l'effetto. Potete sbizzarrirvi anche a fare quest'altri effetti, quest'altro fiore che ho preparato proprio con la stessa tecnica, e potete anche con questo divertirvi a schizzarlo e a fare anche maggiori dettagli.